Ciao a tutti, ero proprio curioso di sapere come andava questo dispositivo della NUX Amp Academy Stomp. È l'evoluzione dell'Amp Academy che tutti conoscete e che ha avuto un successo veramente enorme in tutto il mondo. Questo Amp Academy Stomp si prospetta come una bella replica, nel senso che a mio giudizio avrà veramente un grande successo, perché ha implementato quello che erano già le cose buone dell'Amp Academy e ne ha aggiunte altre che adesso andiamo a vedere. Ovviamente andiamo a vedere cosa c'è dentro alla scatola. Meno di un minuto di unboxing. Sono sempre belle le confezioni di NUX e poi andiamo a fondo su questo che è secondo me uno dei migliori dispositivi del 2025. Andiamo a vedere all'interno. Allora, la scatola è molto ordinata e bella. Libretto istruzioni in inglese, cinese e spagnolo, se non ricordo male, molto semplice, non c'è granché, una descrizione veloce. Poi un alimentatore, ovviamente, un cavo jack, poi abbiamo due cavi MIDI, un cavetto USB-C, un ulteriore paio di switches che sono sempre presenti nella NUX, il modulo Bluetooth e basta. E poi andiamo a vedere Sua Maestà. Eccolo qui, bello, robusto e solido, soprattutto fa la sua figura sia in pedaliera che sul vostro tavolo di fronte a voi. Ok, questo è l'Amp Academy Stomp e vado ad accenderlo perché è bello anche acceso. Molto bello, guardate, pam. Ecco, ci sono le varie lucette, c'è tutto. Allora, questo dispositivo non è un modeler come può essere, non so, un Line 6, un Ottone Ampero. Ha secondo me il meglio dei due mondi, perché ha degli effetti e li ha buoni, e ha ovviamente delle profilazioni di amplificatore di ottimo livello. E NUX è depositaria del brevetto del TSAC 4K, che è un algoritmo di modulazione fisica che consente di dividere l'algoritmo per l'amplificatore e per il pre, e dando così la possibilità di inserire numerosi tipi di valvola diversi per ogni amplificatore. In realtà sono 6 valvole diverse che si possono cambiare per ogni amplificatore. Ha poi 29 amplificatori, ovviamente di tutti questi iconici che conosciamo, dai Fender ai Soldano e via dicendo, e ha la funzione Cyber IR che consente all'interno a 8 microfoni diversi e consente di posizionare questi 8 microfoni, uno alla volta ovviamente, in vari punti del cono dell'amplificatore e a varie distanze, nel senso che dà in questo caso un'ampia gamma di sfumature sonore diverse. Questa è una cosa che è disponibile su altri modeler molto più evoluti e soprattutto evoluti economicamente, perché questo come evoluzione direi che siamo arrivati a dei livelli veramente molto importanti, veramente molto difficile distinguere un amplificatore vero da un amplificatore che è dentro a questa scatoletta. 2 secondi per chiedervi, se già non siete iscritti al mio canale, di considerare di farlo. Mi date una grossa mano, posso portare sempre nuovi contenuti alla vostra attenzione. Vi ringrazio moltissimo, grazie ancora. Poi altre cose interessanti, parlavo della funzione TSAC 4K, va bene,
la scatoletta è tutta in alluminio, ha il display da 2,86 pollici, allora 27 preset divisi in 3 scene, per cui sono, se non ho fatto male i conti, 81 possibilità di preset diversi. L'interfaccia USB che è qui permette appunto di fare gli upgrade della macchina, mettere i nuovi firmware che escono periodicamente da NUX e funge da scheda audio. Io i suoni che poi sentirete li ho registrati con la presa USB della NUX di questa macchina. Ecco, ha una gamma dinamica pazzesca, sono 111 decibel e si sente, quando si suona, si sente tutto l'attacco, si sente, rispecchia veramente il suono della chitarra che state usando. C'è l'editor, ovviamente, l'editor molto molto esaustivo, molto facile da usare, soprattutto perché è facile da usare anche fisicamente, ma con l'editor è tutto molto molto più facile. Alcune funzioni che ci sono nell'editor non si possono avere fisicamente, e questo è un po' comune un po' a tutte le macchine di questo tipo. Ecco, altre cose poi le vediamo man mano. Ecco, 48 Hz, 32 bit il campionamento, molto molto elevato, e la latenza di questa macchina è 2 millisecondi, è pazzesco, no? Praticamente non c'è latenza. Ecco, NUX si distingue per questo, per la latenza sempre sempre bassa nelle sue macchine. Bene, io direi adesso andiamo a fare un giro, ma proprio veloce, sui vari preset. Voglio precisare una cosa: i preset di fabbrica, come sempre, sono sì buoni, ma non favolosi. Ecco, in queste macchine è importante andare a modificare, nel senso, basta solo a volte cambiare l'equalizzazione, che andare sul parametro dell'equalizzatore e cambiare un po', e cambia veramente molto. Chiaramente i preset di fabbrica sono fatti così, abbastanza standard, veloci, ma le possibilità della macchina vanno ben oltre quelle che sentite dai preset di fabbrica. Questo non toglie che ce n'è qualcuno di buono, assolutamente, e che va già bene così. Io un po' a caso così sono andato a prendere dei suoni un po' distorti, un po' puliti.
andiamo a mettere fisicamente le mani su questo dispositivo. È molto semplice ed intuibile, ma una cosa che nessuno dice è che certamente si può avere tutto manualmente, toccando, ma eh, la vita ti cambia realmente quando usi l'editor per PC oppure l'app per cellulare. È veramente una cosa che ti cambia la vita, nel senso quello che qui fai con 5 o 6 eh, mosse, lì lo fai con 2 clic del mouse ed è assolutamente, veramente per me poi, che sono un vecchio rincoglionito, e star lì a spippolare tra le varie possibilità e schiacciando questo cambi quello, poi devi girare questo, poi devi schiacciare, poi devi stare attento a vedere che ci siano i tasti accesi, poi che schiaccia contemporaneamente questi, no, addirittura, cioè ci si arriva, ma per carità è molto facile, ci sono arrivato e adesso lo vediamo, ma viva, viva, viva l'editor per sempre, tutta la vita. Poi dopo uno si fa i propri preset con l'editor, la pedaliera se la porta dal vivo e ha già tutto pronto. Chiaramente in caso di emergenza non puoi usare l'editor dal vivo, ma sai già come fare anche fisicamente. Io comunque so già che finito questo video me ne dimenticherò, perché userò sempre e solo l'editor che andiamo a vedere più avanti, e vediamo anche come fare a scaricare i vari aggiornamenti, perché a me ad esempio è arrivata la macchina che non aveva l'ultimo aggiornamento e non si connetteva con l'editor. Ho dovuto scaricare l'aggiornamento, rifare un attimo, mettere le ultime cose che Nux ha deciso di inserire, e poi tutto è andato liscio come l'olio e si è connessa senza nessun problema e non ne ho più avuti di problemi. Anche quindi scusate, sono ancora reduce dall'influenza. Prima cosa da fare quando ricevete la macchina è controllare la versione. Se è una versione precedente, dovete fare l'upgrade subito, e dopo andiamo a vedere come fare. Ma guardiamo prima un po' come funziona questa macchina. Allora, vedete, siamo su un preset a caso. Questa manopola grossa, vabbè, ci si può spostare attraverso i preset. Schiacciandola si va sul menu, e nel menu c'è un sacco di roba. Allora, cominciamo, non so, dal display. Schiacciando si può avere appunto, si può entrare nella schermata. Vedete questi due bottoni che si sono accesi? Ecco, i bottoni corrispondono a queste due manopole. Questi 4 bottoni, quando si accendono insieme o alternati, vogliono dire che queste manopole sono attive. Ecco, per cui se io vado a modificare il display, lo metto più luminoso, e il contrasto lo mettiamo così, ok. Si schiaccia di nuovo e si ritorna sul menu. Poi c'è Quick Block. Quick Block è molto importante perché ci si può assegnare su ogni parametro di questi, si può assegnare un effetto o un amplificatore. Vedete, effetto, amplificatore, noise gate, equalizzatore. Ecco, se io adesso torno indietro, ecco, vedete, sono assolutamente accesi. Torniamo indietro. Allora, il colore di ogni quadratino luminoso corrisponde a quello che ho messo. Questo è il noise gate, questo è l'ampli. Ecco, io li rimetto a 0, così poi non ho problemi. Ok, poi factory vuol dire se si vuole resettare o meno il programma dell'azienda di factory appena uscita, meglio lasciar perdere. Poi c'è
c'è il tuner che appunto ha questa configurazione. Poi cosa c'è? Loop FX. Allora, FX può essere molto importante, si può assegnare dei valori ai vari switch. Ecco, ci sono i preset che ad ogni switch corrisponde un preset diverso, 1, 2, 3, poi schiacciando contemporaneamente i due switch a destra si va su 4, 5, 6 e via dicendo. Si può invece scegliere scene, e scene invece ci dà la possibilità di avere un effetto, cioè scusate, un preset e le sue scene, cioè il preset 1 con la scena 1, il preset 1 scena 2 e preset 1 scena 3. Anche questo è molto importante. Oppure andiamo su Stomp e ad ogni effetto, ad ogni switch, perdonatemi, si può dare un effetto diverso. Allora, vedete, sul primo posso dare il compressore, sul secondo posso dare l'equalizzatore, sul terzo gli do, non so, un amplificatore. Ecco, vedete quei due puntini lì, vuol dire che c'è un'altra pagina. Quando vedete quei puntini vuol dire che ce ne sono 2 o 3 o 4, sono più pagine e si può andare schiacciando questo bottoncino oppure schiacciando questo grande. Ecco, si va a dare un'assegnazione anche ai due switch supplementari che Nux fornisce. Anche qui si può dare un effetto in più o altre cose, insomma, ecco, per cui è molto molto interessante questa cosa. Global EQ, anche qui è l'equalizzazione dell'intera macchina. Livello, ecco, il level è l'output, è diviso dall'output per le cuffie e l'output generale. L'output generale è impostato piuttosto alto, quello per le cuffie è indipendente, si può senz'altro fare avere due volumi diversi. USB, anche USB è molto importante, può avere il reamp, cioè voi suonate tranquillamente senza effetti e poi li andate ad inserire in un secondo tempo sul PC ovviamente, oppure normale, cioè viene fuori quello che registrate con tutti gli effetti, oppure eccolo qua, routing dry out vuol dire che andate decisamente puliti, non avete nessun effetto e andate a registrare pulitissimi, nessun problema. Io lo lascio su normal. Ecco, poi input output, anche qui c'è il ground lift o meno, lo sentite che si aggancia. Schiacciando questo tasto si torna alla schermata iniziale. Vedete che è piuttosto semplice, abbastanza semplice, non c'è nessun problema. Quando voi connettete lo switch in più all'entrata posteriore, avete a disposizione 5 switch, che non è affatto male. Come entrate e uscite è una macchina assolutamente completa. Partiamo l'input per la vostra chitarra, send return, per poter essere usata anche con il metodo 4 cavi, l'uscita bilanciata destra e sinistra, TRS, poi ha una presa per aux in, per metterci qualche vostra base, due prese MIDI in e MIDI out e l'ultima non me la ricordo mai, sì, la più classica, la presa per le cuffie ovviamente, per poter provare tranquillamente. Poi c'è un'entrata per
aggiungere i vostri 2 switch in più, e poi c'è appunto il cavo di alimentazione. Ecco, altra piccola cosetta che non mi è piaciuta: bastava poco a metterci un interruttore, invece bisogna ogni volta togliere il cavo, e questo è un po' scomodo, devo ammetterlo, a meno che non si prenda una ciabatta di quelle con con l'interruttore. E poi c'è l'uscita USB, come dicevo prima, per fare registrare o fare gli upgrade della macchina. E a proposito di upgrade, andiamo a vedere di cosa si tratta, quello che dovete fare quando ricevete la vostra macchina, il vostro Amp Academy Stomp. La prima cosa che dovete fare quando ricevete questa macchina è controllare che ci sia l'ultima versione. Se non c'è l'ultima versione, la macchina funziona ugualmente, però ha tutti i parametri che non sono stati aggiornati. Nell'ultimo firmware, nell'ultimo upgrade, ci sono parametri in più e nuove possibilità per questa macchina. La macchina, ripeto, funziona lo stesso, ma non si connette con l'editor del PC e nemmeno con l'app del cellulare. Quindi, prima cosa da controllare è che ci sia l'ultima versione, e nel caso non ci sia dovete fare questi semplici passaggi. 1. Scaricare gli ASIO driver. 2. Scaricarvi il manuale in inglese per il firmware, perché è una procedura che non è difficilissima, però bisogna seguire certi passaggi obbligati, e senza manuale, mi dispiace, non ce la fate. Scaricatevi, importante questo, il manuale per il firmware. Terza cosa, vi scaricate il firmware e lo aggiornate sulla macchina seguendo appunto il manuale. Quarta cosa, vi scaricate l'app Monarch per Android o per Apple, quello che avete voi. Questi 4 passaggi sono indispensabili per avere una macchina funzionante al 100%, connessa con l'editor, connessa con l'app, connessa con tutto. Non avete più bisogno di sbattervi. Poi sapete il mio amore per l'editor, e adesso andiamo a vederlo. Andiamo a vedere questo editor che tanto semplifica la vita. Allora, eccoci qua, siamo nella schermata dell'editor e siamo su un preset a caso. Vedete che c'è tutto a portata di mano. Qui ci sono i vari settaggi, si va su setting e c'è quello che prima abbiamo visto anche sull'aspetto fisico della macchina. Ecco, allora facciamo così. Ecco, questo non vi avevo spiegato prima sui parametri c'è para follow, vuol dire che se voi lo mettete su on, nei preset o nelle scene o nel global, resta sempre in memoria quello che avete memorizzato. Voglio dire, se voi avete usato un tube screamer e lo avete usato come che ne so, un booster con una leggera distorsione, lui si tiene in memoria quella impostazione, e nel prossimo preset che andrete a fare, quella sarà l'impostazione del tube screamer. Ovviamente potete cambiarla quando volete, comunque lui si tiene in memoria quelle che sono le vostre cose preferite, e questo è molto molto comodo e importante. Bene, parlando dell'editor, vedete qui c'è tutta la lista degli 81 preset. Ci sono quelli F1 di fabbrica e U1, sono uguali e sono quelli utente che si possono modificare a piacere. Non c'è nessun problema nel modificarli. Ecco, una cosa che avrei preferito è che ci fosse, non so, una tendina. Beh, la tendina c'è, però che ci fosse
un tastino per andare avanti o indietro senza ogni volta dover aprire tutto l'ambaradan. Comunque anche qua è comodo, vedete siamo su questa, se voglio andare sul 3B, ecco siamo già sul 3B. Qua ci sono tutti gli effetti. Per attivarli basta schiacciare il tasto destro del mouse, col sinistro poi sempre col destro, scusate, si disattivano. Gli effetti sono spostabili dalla catena solo fino a qui si possono spostare a seconda. Vedete questi due segni, vuol dire che si possono anche inserire in parallelo il delay e il reverbero. Una cosa che ho notato e che mi sembra strana, manca un effetto di modulazione, un chorus, un flanger e via dicendo. E mi auguro di cuore, anzi sarà molto probabile che nei prossimi upgrade andranno a inserire anche questa piccola mancanza, anche se, ripeto, questo non è un modeler di alto livello, nel senso di quelli che hanno di tutto. Questo è principalmente un amp simulation, un simulatore di amplificatori, per cui gli effetti che già ci sono più che sufficienti. Se uno ha un chorus o ha un'altra pedaliera con il chorus, non toglie che lo può usare anche in catena con questo Amp Academy Stomp. Bene, vedete che ad esempio siamo adesso sul compressore, ci sono 3 tipi di compressore, ogni tipo è ovviamente si può col mouse modificare i valori, o anche gli amplificatori se vogliamo, anche qua questo è un Vox AC30, ma ce ne sono moltissimi, anzi direi più che a sufficienza, sono 31 gli amplificatori e in più ci sono altri 30 o 31 slot vuoti per importare le vostre IR ed è facilissimo. Si va, non so, mi metto a caso sul 35, eccolo qui, si schiaccia Image e si importa. Io non ho nulla adesso, non ho nessuna IR da importare perché solitamente gli amplificatori presenti di fabbrica sono già più che sufficienti, ma se voi fate import, cliccate sul file dell'amplificatore che avete già sul PC e lo importate qui e poi lo rinominate come volete. La stessa cosa vale per le IR delle casse, dei coni. Anche qua, anche, vedete, ci sono molti spazi vuoti apposta per poter importare i vostri cabinet, i vostri coni. E anche qui vedete quanto facile è, si può spostare il microfono in profondità e in larghezza, basta solo decidere quale microfono. Vedete qui ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quale volete scegliere, l'S57, U87, diciamo avete una scelta pazzesca, insomma, non è un problema. E anche qui, se mettete due microfoni diversi, potete anche mettere due impostazioni diverse del microfono. Non so, o lo mettete uguale, oppure questo secondo lo mettete, non so, più vicino, proprio sul centro del cono, e non so, un po' più lontano, ecco. Decidete voi come si fa. Cyber IR, molto comodo. Ecco, altra cosa, le scene, anche qui facilmente si selezionano col mouse senza nessun problema. Come dicevo, qui ad esempio c'è il preset, se andate sui setting, adesso è impostato su preset, se lo mettete su scene, i vari switch mostrano le scene, eccole qua, vedete, ma oppure su stomp, e ogni switch
assegnate il riverbero o il delay o l'effetto che volete, insomma nessun problema. Ecco, Global EQ, il livello è quello di prima, vedete ci sono tutti i parametri che erano presenti fisicamente. Altro da dire, mi sembra non c'è altro, insomma, come dicevo, voi assegnate quello che volete solo schiacciando col tasto destro del mouse. Ecco, poi andando a schiacciare col sinistro vi viene fuori l'impostazione e scegliete voi appunto il distorsore o quello che è e i vari livelli. Lo stesso, non so, un compressore, l'amplificatore ne avete un sacco qua, quelli che volete, insomma, non so, il classico JCM 800, ecco, le valvole, anche qui le valvole si possono cambiare, solid state, ecco, veramente io direi di una facilità estrema. Ecco, l'editor, come dicevo e come ribadisco, cambia veramente la vita. Condensiamo un po', anche perché siamo a fine video e sono andato a già abbastanza lungo, i pregi e i difetti di questa macchina. Pregi ne ha veramente da vendere, perché con poco più di 250 euro avete una macchina moderna, affidabile, performante. Le modulazioni degli amplificatori sono eccezionali, usa la tecnologia Whitebox 4K che è la stessa del Nux Trident ed è una garanzia di serietà e qualità. Ecco, NUX con questa scatoletta ha fatto una cosa veramente notevole, veramente notevole, e io ve la consiglio di cuore. Quello che c'è già dentro va benissimo. Volete caricarci dei profili NAM vostri, volete caricarci i vostri amplificatori, le vostre cose, potete farlo. È una macchina che ha bisogno di essere un pochino studiata, nel senso i preset di fabbrica, come ho già detto, sono buoni, alcuni più, alcuni meno, però mettendoci le mani, soprattutto nella parte users, si tirano fuori dei suoni pazzeschi, assolutamente pazzeschi, in pedaliera sia dal vivo che in sala prove, ma anche a casa per studiare. Questa macchina è favolosa, assolutamente. Quindi prima che mi sparisca completamente la voce, perché sono stato piuttosto male, ma ci tenevo a fare questo video di questa macchina perché mi è piaciuta veramente tanto. Ecco, vi saluto, il prossimo video sarà fra Natale e Capodanno e ci faremo gli auguri. Ciao e a presto.